Ciao, sono Luigi Melacarne e sono qui nel mio ufficio per presentarti il mio nuovo video. In questi giorni, infatti, ho ricevuto delle telefonate e dei messaggi da parte di alcune persone che mi chiedevano informazioni sul codice destinatario ed ho notato che c'è tantissima confusione e la domanda classica che mi fanno è questa. Il mio fornitore mi ha inviato una mail o una lettera che mi chiede il codice destinatario. Dove posso trovare il codice destinatario che i fornitori dovranno indicare nelle fatture elettroniche? Cosa devo comunicare all'Agenzia delle Entrate? Ormai la fatturazione elettronica è già partita da qualche giorno e nel video di oggi vorrei analizzare e fare chiarezza sul codice destinatario, dove trovarlo, come ottenerlo e come comunicarlo all'Agenzia delle Entrate. Cos'è il codice destinatario? Il codice destinatario è un codice alfanumerico di 7 cifre ed è l'indirizzo telematico sul quale vengono spedite le fatture elettroniche che viaggiano attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate. Vorrei nuovamente ricordare che il sistema di interscambio non è niente altro che un semplice postino. Il sistema di interscambio non fa nessun controllo sulla fattura, e cioè non ti dice se la fattura è giusta o sbagliata, ma si occupa soltanto di spedire la fattura e poi ti segnala se il destinatario, cioè il tuo cliente, l'ha ricevuta oppure no. Quindi, usando il codice destinatario, il sistema di invio dell'Agenzia delle Entrate sarà in grado di inviare le fatture elettroniche direttamente al cliente. Il codice destinatario lo si trova usando il servizio dell'Agenzia delle Entrate direttamente sul sito internet fatturapa.gov.it, selezionando la pagina Strumenti Gestire il canale, e può essere richiesto solamente da alcuni soggetti particolari, come per esempio le software house, non di certo dalle singole aziende o dai privati. Questo vuol dire che le aziende che producono programmi di contabilità o di fatturazione devono avere delle strutture informatiche adeguate a gestire tutto il lavoro di scambio delle fatture tra clienti e fornitori. Attenzione però, il codice destinatario non è un codice univoco, cioè che identifica ogni singola partita IVA di ogni singola azienda, ma è solamente un codice che rappresenta una particolare azienda che ha attivato un particolare canale con l'Agenzia delle Entrate. Quindi è facile che nel prossimo futuro, quando farai delle fatture di vendita ai tuoi clienti, loro, cioè i tuoi clienti, ti comunicheranno un codice che magari è uguale al tuo. Più avanti nel video capirai il motivo. Cosa bisogna comunicare ai fornitori? Se vuoi essere sicuro di ricevere tutte le tue fatture di acquisto direttamente nel programma di fatturazione o nel tuo programma di contabilità, dovrai subito comunicare ai tuoi fornitori, oltre alla partita IVA e tutti gli altri dati anagrafici che sei già abituato a comunicare, anche il tuo codice destinatario, che, come ho già detto, è un codice alfanumerico di 7 cifre. Il tuo fornitore poi, quando ti farà la fattura per la merce o i prodotti che hai acquistato, all'interno della sua anagrafica sul suo computer inserirà, oltre ovviamente ai tuoi dati anagrafici, anche questo tuo nuovo codice. Come ho già detto prima, il codice destinatario viene usato quando il titolare di una partita IVA o un imprenditore, quindi non un privato, si appoggia ad una software house per la fatturazione o per la contabilità. Inoltre, devi sapere che hai anche la possibilità di registrare il tuo nuovo codice destinatario
all'interno del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Così, quando qualche fornitore ti farà una fattura a te come cliente e non conosce il tuo codice destinatario, l'Agenzia delle Entrate ti invierà la copia della fattura direttamente all'interno del tuo programma di fatturazione o di contabilità, senza il rischio di perdere dei documenti o peggio ancora di doverli poi andare a cercare a destra e a manca all'interno del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Cosa succede se non comunichi il codice destinatario? Se per esempio non hai acquistato il servizio di fatturazione da un fornitore e sei un imprenditore o un libero professionista, sicuramente non hai il codice destinatario, perché, come ho già detto prima, questo codice lo si acquista da un'azienda che vende programmi di fatturazione o di contabilità. Puoi usare la PEC per ricevere le fatture di acquisto e non dovrai comunicare al tuo fornitore nessun codice destinatario. Poi, quando il tuo fornitore registrerà i tuoi dati nel suo computer, dovrà indicare, oltre alla tua PEC, anche il codice destinatario composto da 7 volte 0. Questo farà in modo che tu riceva le fatture di acquisto direttamente dentro la tua mail. Ma, come ho già detto prima e credo che lo ripeterò all'infinito, io personalmente sconsiglio di usare la PEC per ricevere le fatture di acquisto. Ti volevo solo ricordare che se hai bisogno di acquistare il tuo codice destinatario, ti puoi rivolgere al mio ufficio. Ti lascio qui il mio indirizzo internet, così puoi andare a visitarlo e vedere tutte le offerte che sono disponibili. Come funziona il codice destinatario? Una volta che hai acquistato il servizio di fatturazione da un'azienda di software, la stessa azienda ti comunicherà il tuo codice destinatario e così tu potrai comunicarlo direttamente ai tuoi fornitori che provvederanno ad inserirlo dentro ogni singola fattura di acquisto. Inoltre, devi sapere che se vorrai potrai anche registrare il tuo nuovo codice direttamente dentro il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In questo modo il tuo nuovo codice destinatario sarà associato alla tua partita IVA e ogni fattura che riceverai sarà inviata automaticamente dentro il tuo programma di fatturazione e non dovrai più preoccuparti di comunicare a tutti i tuoi fornitori il tuo codice, perché sarà la stessa Agenzia delle Entrate ad inviarti tutto quanto. Cosa succede se non comunico il codice destinatario all'Agenzia delle Entrate? In poche parole, il sistema di scambio dell'Agenzia delle Entrate, come ho già detto prima, non è niente altro che un semplice postino che provvede solamente ad inviare e poi ricevere le fatture elettroniche all'indirizzo telematico che trova dentro le fatture di acquisto o di vendita. Questo vuol dire che se non hai registrato dentro il sito internet dell'Agenzia delle Entrate un indirizzo telematico, cioè il codice destinatario, le fatture elettroniche funzioneranno in questo modo. Primo caso, se il tuo fornitore ha inserito nella tua fattura di acquisto il tuo nuovo codice destinatario, tu troverai la copia della tua fattura di acquisto direttamente dentro il tuo programma di fatturazione o di contabilità. Secondo caso, se invece il tuo fornitore ha inserito nella fattura solo la tua PEC, tu riceverai dentro la tua mail la copia della fattura di acquisto. Devi ricordare comunque che tutte le fatture di acquisto e di vendita che ricevi dai tuoi fornitori o che tu fai ai tuoi clienti sono sempre memorizzate dentro il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Così, nel caso in cui le perdessi, potrai sempre recuperarle da lì dentro.
Come si comunica l'indirizzo telematico? L'Agenzia delle Entrate, come ho già detto, ha creato un apposito sito internet o portale web che si chiama Fatture e corrispettivi. Lì dentro è facilissimo comunicare tutti i dati che ti interessano. Non parlerò oggi di come funziona quel sito internet perché ho intenzione di fare prossimamente un altro video per spiegarti come funziona più in dettaglio. Prima di chiudere il video vorrei raccontarti cosa mi è capitato l'altro giorno quando sono andato ad acquistare un oggetto in un negozio. Come privato ovviamente e non come azienda, quindi non mi serviva la fattura ma solo lo scontrino. Premetto che dove ho comprato era un negozio di una grossa catena di vendita. Ho preso un oggetto dallo scaffale e sono andato in cassa per pagare e la cassiera mi ha detto: mi servono i dati per fare lo scontrino. Ovviamente io gli ho detto che per uno scontrino non servivano i dati anagrafici perché non mi serviva la fattura. La sua risposta è stata: dal 1 gennaio ci servono tutti i dati ed anche una mail. Ovviamente io ho cercato di farle capire che una cosa del genere non era possibile e che per uno scontrino non c'era bisogno dei dati anagrafici. Dopo 5 minuti di discussione, la cassiera chiama al telefono un suo responsabile e, con mio grande stupore, anche il responsabile ha ripetuto che ci volevano i dati anagrafici per lo scontrino. Va bene, mi sono detto io, tanto è inutile parlare con chi non vuole sentire. Gli ho dato i miei dati e poi alla fine, sapete cosa è successo? Mi ha chiesto il numero di cellulare. Ah, ecco dove volevano arrivare. Volevano arrivare al mio numero di telefono per poi intasarmelo di pubblicità. Ovviamente ho fatto subito notare che questa cosa alla cassiera che era stata presa proprio in castagna e mi ha risposto: se vuole può anche disdire il servizio della pubblicità. Sì, disattiviamo pure tutto quanto, che io di pubblicità sul mio telefono non ne voglio. Allora, quello che voglio dirti è questo. 1. Un privato, cioè la persona che non ha la partita IVA e non è un imprenditore, non è obbligato ad avere una PEC e non deve nemmeno comunicare i dati personali per farsi fare lo scontrino. In pratica non è cambiato assolutamente niente rispetto a quello che eravamo abituati a fare fino al 2018. Uno scontrino è solo uno scontrino e rimarrà così sempre. Secondo, quando un privato chiede la fattura, per esempio perché deve acquistare qualcosa per poi fare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, come per esempio la ristrutturazione edilizia, il negoziante deve fare la fattura elettronica, ovviamente, e nello stesso tempo deve dare una copia cartacea al cliente. Questa copia si chiama copia di cortesia. Non credere alle baggianate che ti raccontano i negozianti quando ti dicono che non possono darti una copia e che se vuoi la copia la trovi dentro il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. È vero che la trovi dentro il sito dell'Agenzia delle Entrate, ma è anche vero che ti devono dare una copia cartacea. Spero che questo video ti sia piaciuto. Lascia un commento o contattami su Facebook e fammi sapere a che punto sei con la tua contabilità. Iscriviti al mio canale YouTube e metti un mi piace alla mia pagina Facebook, in modo che sarai sempre aggiornato sulle mie dirette live e su tutti gli altri servizi che riguardano la tua attività. Allora ti aspetto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!